Appassionati di modellismo e non, bentornati in questa serie dedicata alla costruzione e all'invecchiamento del Panzer II Ausf A della Dragon. Nell'ultimo episodio di questa serie abbiamo completato la costruzione del carro e ora possiamo occuparci del bagaglio del Panzer. Utilizzeremo per questo alcune parti del kit della Legend 1173. La prima cosa da fare sarà andare a rimuovere i voluminosi residui di stampa in resina. Io sono riuscito a rimuoverli abbastanza agevolmente con degli utensili manuali. Ricorderei però che la resina usata per questi stampi è tossica se viene inalata, la polvere che rilascia, quindi è meglio durante questa operazione indossare una mascherina per proteggerci. Alcune parti necessitano di essere assemblate, ma nulla di troppo complicato, un po' di colla cianocrinica e il gioco è fatto. Ho deciso di aggiungere il laccetto sotto l'elmetto e l'ho realizzato con una lamina di ottone molto sottile. Anche il bagaglio posteriore necessita di qualche modifica. Ora entra, ma siccome la sacca davanti galleggia in modo poco naturale, ho dovuto porvi rimedio con un po' di stucco. Ecco una vista d'insieme di tutti i componenti nella loro posizione finale, pronti per essere verniciati. Come sempre, per prima cosa spruzziamo il primer. Questi pezzi sono in resina, quindi il primer della Titans è proprio quello che fa il caso nostro. È la prima volta che provo a colorare i tessuti, quindi ho proceduto abbastanza a naso per la colorazione. Sono partito da un verde Olive Grung MiG-02 per il colore di base. Successivamente l'ho mischiato e diluito molto con del grigio scuro Valleo. L'idea era quella di andare a fare una specie di lavaggio nelle zone che naturalmente sarebbero meno illuminate dal sole. Questa sarà la nostra ombra. Ora, schierendo man mano con del buff, andiamo a dipingere dalle zone più in ombra a quelle che prendono di più la luce, aggiungendo sempre più buff e restringendo sempre di più la zona dipinta, in modo di andare a creare le sfumature che rendono vivo il nostro pezzo. So bene che qualche amico figurinista potrebbe storcere il naso vedendo questo procedimento, ma visto che è il mio primo tentativo, il risultato non mi sembra così male. La cosa che però ancora non mi soddisfava era il troppo distacco fra le luci e le ombre, quindi dovevo trovare un modo per attenuare questo effetto. Per fare ciò ho deciso di smaltare, se così si può dire, il pezzo con una miscela molto diluita di Olive Grung, il nostro colore di base. Così facendo sono riuscito a smorzare il contrasto così forte che c'era fra le luci e le ombre. Tenete presente che la vernice così diluita si comporterà come un lavaggio, quindi dobbiamo andare a rimuovere l'eccesso se non vogliamo perdere del tutto il gioco che abbiamo creato con tanta pazienza di luci e ombre. Per la parte del bagaglio, come le cassette e le taniche, procederò esattamente come ho fatto sul carro, e cioè dando il grigio di base e creando delle luci con un grigio un pelo più chiaro. Fatto ciò, con un grigio molto più chiaro possiamo andare a graffiare e rovinare queste parti. Anche qua andremo a scurire con il color chipping quelle scrostature che vogliamo rendere più profonde. Un lavaggio con del marrone scuro andrà a dare maggiore tridimensionalità ai pezzi.
possiamo approfittare di questa fase per creare anche ulteriori effetti di sporco. Per la cassettina posta sulla parte destra ho deciso di optare per una base verde per dare l'effetto di un pezzo non originario del carro, ma recuperato durante il tragitto. Anche qua creerò delle variazioni di colore desaturando il verde con del giallo. Per le altre parti in tessuto procederò in modo simile alle prime. Quindi stenderemo prima il colore di base, dopodiché creerò le ombre con un lavaggio e successivamente creerò le luci schiarendo il colore di base. Non prendete tutto questo come un tutorial, ma semplicemente come la descrizione del metodo che ho utilizzato. Cercherò comunque di migliorare in futuro perché mi sono divertito contro ogni aspettativa a dipingere queste parti. Ed ecco qua il nostro bagaglio bellico ben posizionato e colorato. Il problema è però che risultava ancora troppo pulito rispetto al resto del carro e così ho pensato di andare ad aggiungere un po' di sporco. Anche qua non ho fatto altro che replicare la stessa tecnica che avevo già applicato in precedenza sul modello. Stenderemo quindi 2 mani di chipping effect e poi il solito mix di buff più desert yellow della Tamiya. Dopodiché basterà rimuovere l'eccesso con un pennello inumidito con dell'acqua e il gioco è fatto.
Con il bagaglio abbiamo concluso definitivamente l'assemblaggio del nostro Panzer 1 Ausf A. Vi aspetto la prossima settimana dove andrò a costruire una piccola basetta per ambientare il modello. Come al solito vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale se avete trovato questo video interessante, utile oppure vi ha ispirato. Ciao a tutti!